E benvenuti in questo nuovo video. Veniamo da una bellissima serata, quella di ieri, che ci ha visti finalmente tornare a vincere dopo la vittoria. L'ultima è stata quella contro il Monza, quindi serviva veramente come il pane, visti soprattutto i risultati di Lecce e in particolare quello dell'Empoli che aveva vinto a Parma, quindi adesso è veramente tutto nelle nostre mani e oggi parleremo un po' meglio della partita perché ieri ci siamo fatti prendere ovviamente dalle emozioni, non è facile commentare un match come è stato quello di ieri, soprattutto il secondo tempo di ieri, totalmente un delirio bellissimo, e lo commenteremo un po' meglio di come abbiamo fatto ieri, andando a analizzare un po' tra primo e secondo tempo, rispondendo chiaramente ai vostri commenti, anche quelli di giubilo, diciamo, e ovviamente poi andiamo a parlare del futuro prossimo, del fatto che di fatto, come ho detto all'inizio, è tutto nelle nostre mani. Abbiamo il destino finalmente, per la prima volta, tutto nelle nostre mani. Prima di cominciare però vi ricordiamo di lasciare un like se volete sostenerci in un modo non economico, mentre se volete sostenerci economicamente potete abbonarvi, in più avete anche le pagelle che usciranno comunque oggi. E non perdetevele, non perdetevele che sono molto belle, abbiamo dato voti, i voti giusti, comunque ovviamente gran parte positivi, ma dopo vedrete se vi abbonerete e vedrete il contenuto, insomma. Esatto, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella per non perdervi nessun video. E commentate dicendo la vostra, non so se l'hai detto, però ridiciamolo, chi se ne frega. E partiamo subito, andiamo a dire, di fatto andiamo a analizzare un po' meglio quella che è stata la partita, perché come dicevo prima ieri, abbiamo commentato la partita ma in maniera un po' superflua, ci siamo fatti prendere l'emozione, ma va benissimo così, insomma. Non è che abbiamo potuto tante volte festeggiare una vittoria questa stagione, quindi va benissimo così. Cominciamo con il commento di Paolo Berton. Ho rischiato l'infarto, sì, forza ragazzi, forza Venezia. Invece Vasco Roberto di Libro scrive: onestamente non ricordavo più la sensazione che si prova dopo una vittoria, perché effettivamente l'ultima era stata quella contro il Monza, non tanto tempo fa, però ultimamente insomma ci stava una bella vittoria. Enrico Battaglia: non ci posso credere, gli ultimi minuti d'inferno, ma ora una grande gioia. Sì, effettivamente gli ultimi minuti ieri è stato un inferno e io temevo seriamente non ce la facessimo, perché veramente ogni palla che entrava in area era un terrorismo puro e ho detto qua non lo reggiamo e qua ci facciamo rimontare di nuovo, pur con un vantaggio che non abbiamo mai riuscito ad avere, di 2 gol addirittura di vantaggio. E lì ho detto no, allora se succedeva sarei venuto ieri nel post partita a dire ragazzi ce lo meritiamo, perché se non riesci a reggere un vantaggio di 2 gol sopra te le cerchi le robe. Per fortuna ce l'abbiamo fatte, quindi andiamo a raccontare un po' meglio il match e andiamo a dire quello che è successo tra primo e secondo tempo, in un primo tempo che secondo me non è stato alla fine nulla di eccezionale da entrambe le parti. Esatto, è iniziato subito con un contropiede di Busio che serve un lancio in verticale Yeboah, ma fa un passaggio troppo lungo per Oristagno nel primo minuto. Sì, Yeboah lì sbaglia le misure, perché di fatto c'era Oristagno, mi sa tutto solo veramente, perché poi sta roba non l'ha neanche fatta rivedere per esempio nelle lights, che noi le riguardiamo un attimo per farci un'idea, perché nel guardare la partita prima, nel momento, la prima volta è tutta un'altra roba rispetto a che guardare le lights, dove sembra di rivedere un'altra partita. È vero, è successo questo. E sì, lì effettivamente questa azione qua non c'è nemmeno perché non arriva al tiro, perché lì Yeboah serve veramente male Oristagno e lì di fatto al primo minuto potevamo già andare in gol, quindi eravamo partiti anche bene, si può dire. Comunque tutta la partita è stata un po' contornata da tantissimi falli, sia nostri che loro in realtà. Soprattutto il primo tempo secondo me, perché si è giocato poco. C'è veramente tanti falli che hanno un po' spezzettato la partita. Infatti per quello che secondo me il primo tempo non è uscito non un granché, seppur con grandi occasioni da una parte e dall'altra alla fine. Poi una delle occasioni che si vedono anche negli highlights, una delle prime è lo sbaglio di Zerbin nel passaggio a Idzes, che lo fa troppo corto e viene intercettato da Fagioli. In quel caso Fagioli tira già in porta, era obbligato a parare. Fare un grande parata. Esatto, fare una grande parata. Perché lì effettivamente Zerbin, lì veramente diciamo che le imprecazioni sono state tante, perché cavolo, Zerbin non è uno che fa sti errori di solito, non ce la prendiamo mai, ma se prendevamo quel gol lì con una leggerezza simile, perché di fatto era una leggerezza, non puoi regalare un pallone così
cercata di dare Izzes, no? Sì. Però cioè, era comunque pressato, la Fiorentina era particolarmente alta in pressione, e stai attento perché lì veramente hai obbligato Radu, che penso si sia arrabbiato parecchio, a un grandissimo intervento, se no lo subivi. Esatto, poi da quell'occasione in realtà la Fiorentina ha preso un po' di coraggio e ha cominciato a fare un po' lei la partita, anche se non è che ha creato chissà cosa. No, è vero. Ci ha provato comunque e noi abbiamo subito un po' di più. Sì, questo sì. Sì, più che altro hanno preso in mano la redine nel possesso, Esatto. senza creare chissà cosa, perché a livello di gioco si può dire, ma penso che tutti i tifosi della Viola saranno d'accordo, a livello di gioco sta Fiorentina non mi sembra granché, almeno da quanto ho visto ieri. E di fatto poi, finale di primo tempo, occasione pazzesca per i Boa, perché di fatto lì si innesca un contropiede, non mi ricordo da dove nasce, però di fatto si innesca sto contropiede al minuto di recupero, era un minuto di recupero e si sviluppa in quel minuto lì, e lì Yeboah fa una gran cosa su Dodò perché lo dribbla, però si ritrova a calciare sul destro e lì, mamma mia, anche lì altre imprecazioni, dico imprecazioni per non dire altro chiaramente, perché si ritrova a calciare sul destro, non è il suo piede e si vede, infatti la palla sfila fuori in una maniera impressionante, era tanto fuori, però era tanto vicino anche. Però ecco, lì potevamo già andare in vantaggio, così come appunto nel primo minuto, anche se non viene segnalato, per dire, come grandissima azione, ma lo poteva diventare. Invece nel secondo, alla fine partiamo ancora bene, si può dire. Con un lancio di Nicolussi Caviglia, che ieri ne ha fatte parecchi di lanci fatti anche bene, ovviamente la parità. Sì, in profondità. Per Yeboah, che poi lì serve Oristanio, mi sembra, e Oristanio tira anche lui di destro. Sì, pure lui, suo piede debole, stessa dinamica, cioè non la stessa azione, però di fatto si ritrovano a calciare sia Yeboah a fine primo tempo che Oristanio a inizio secondo tempo malissimo, e lì veramente erano già due grossissime occasioni buttate al vento. Infatti diciamo che nelle pagine ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato il giusto voto in merito a questo, perché comunque le occasioni per fare un gol prima, ecco, le avevano avute tutti e due tra l'altro. E al 60° arriva finalmente sto maledetto gol con un cross di Quique Perez, che non era neanche particolarmente la sua giornata. Tra l'altro abbiamo anche sottolineato le pagelle. Esatto. Per fortuna lì devo dire che non so se i due difensori centrali della Fiorentina leggono male la traiettoria, cercano di salire, di metterlo in fuorigioco, comunque non so, leggono male il cross di Quique Perez, la palla la stoppa di petto, perché ho detto non c'è niente lì, la stoppa di petto, Candé, bravissimo, e la butta dentro, la mette sotto le gambe di De Gea. E quindi a quel punto lì siamo in vantaggio. Esatto, comunque Candé si è inserito bene, e anche Di Francesco ha detto che durante la settimana hanno parlato al telefono e Candé proprio gli ha chiesto se si deve inserire di più. E il mister ha detto sì, esatto, che deve fare questo, l'ha fatto e ha funzionato. Questo è un bellissimo aneddoto che ha detto nel post partita, ed effettivamente è andata proprio così, quindi vedi, era un segno del destino, meno male che c'è stata sta chiamata in settimana. Esatto. Pazzesco. E poi di fatto 8 minuti dopo, perché il primo gol al 60°, il secondo al 68°, andiamo anche su 2-0. 2-0 io non me lo aspettavo minimamente, no, perché semplicemente non ci hanno abituati a un doppio vantaggio questa stagione. Mi sembra veramente che forse è la prima volta che andiamo su 2-0, se non ricordo male, però smentitemi qua sotto se non è così. E di fatto lì nasce azione assurda, perché la Fiorentina lì può andare sull'1-1, appunto per testimoniare il fatto che facciamo fatica a reggere il vantaggio. Esatto. Le azioni riescono comunque a creare le squadre avversarie se difendiamo completamente bassi, e questa è una dinamica da sottolineare, qualcosa su cui bisogna, se possibile, lavorare, almeno il più possibile, perché comunque facciamo fatica. Però di fatto Ranieri lì si inserisce bene, perché lui è un braccetto, se non erro, della Fiorentina, un braccetto mi sa sinistro, si inserisce in area, fa un bel tiro, non un grandissimo tiro, ma un bel tiro, e costringe Radu a una gran parata di piede che va sul palo. Da quel palo la palla carambola a Oristanio, che poi porta la palla nell'altra parte di campo, e da lì si innesca tutto il gol del 2-0. Che non mi ricordo chi serve prima, poi comunque la palla arriva a Zerbin, comunque,
e lì fa, devo dire, un bel cross. Sì. Un bel cross, non mi aspettavo nulla di particolare da quel cross lì, perché mi sembrava comunque potesse magari uscire De Gea, mi sembrava tanto verso il suo palo, verso l'area piccola, quindi lì il portiere, se ci va con una certa intenzione, legge prima il cross, No, beh, la prende. Esatto. Però invece è un bel cross e Oristanio sorprende tutti e di testa mette dentro. Esatto, in realtà quello sarebbe esattamente quello che dovrebbe fare col modulo 3-5-2, l'esterno che fa il cross all'altro esterno, in questo caso c'era Oristanio, Sì, chiaro. che veramente dovremmo giocare sempre così, in teoria. Sfruttiamo poco sta dinamica, questo è vero. È la prima volta che succede una cosa simile e in realtà dovremmo farlo più spesso, secondo me. Sì, per dire, cioè, è una dinamica che per un Inter finalista di Esatto. Champions sfrutta sempre, no? E non è che lo fa... Cioè, fa tanti gol così, ma non è che le difese avversarie poi prendono contromisure e poi non subiscono più gol così. È una dinamica che si crea difficile. sempre, il taglio sul secondo palo è non so perché, è quasi sempre vincente. Quindi è una cosa che dovremmo effettivamente gestire meglio. Sì, è arrivato qualche gol, però effettivamente molti di più ne potevano arrivare da questa dinamica qua. Di cercare da esterno a esterno, o comunque da esterno a gente che si inserisce comunque sul secondo. Questa è la dinamica, no? Sul secondo palo. È una dinamica da cui potrebbero arrivare molto più gol. E magari ecco, nelle prossime 2 partite speriamo di rivederlo di più, perché da lì veramente è una miniera d'oro di gol, ecco. Sì. Quella dinamica di gioco lì. Poi anche Yeboah ha avuto un'altra occasione che la lancia proprio fuori, la prende malissimo. Quello lì era 3-0. Sì. Quello era 3-0, se la gestiva un po' bene. E lì non so se... E lì va anche di sinistro. Cioè non è neanche l'attenuante che gli ho dato prima, sia Oristanio che Yeboah, che hanno calciato di destro. La prende male. Ci sta. Però qua la veramente la calcia male e sul 3-0 per me la partita finisce. Perché a quel punto lì vuoi la nostra gestione del vantaggio non buona, però 3-0, insomma... tramortisce l'avversario, no? Sì. E invece comunque a calcia alta tiene viva la Fiorentina, che effettivamente poi proprio perché non sappiamo gestire bene sto vantaggio maledetto, o non così bene come vorrei perlomeno, al 76esimo vanno sul 2-1. Di fatto lì la situazione era che stavamo gestendo anche bene, cioè difensivamente, cioè nel senso in quell'azione lì eravamo messi bene a livello difensivo, non è che erano messi male tutto. Cioè viene servito Mandragora, Candé lo tiene in marcatura, però forse un po' troppo leggero, ecco, al di là del gol. Infatti nelle pagine l'abbiamo detto che nella marcatura poteva essere fatta un po' meglio. Poi Mandragora fa una gran cosa, appunto. Per carità, si gira bene, fa un gol difficile, perché in girata così è difficile, e trova il gol del lunedì, non della domenica. Fa un gran gol comunque, e lì veramente abbiamo tremato tutti perché mancava tanto. Sì, poi Radu riesce anche a toccarla, è vero, non ci arriva del tutto, quindi entra lo stesso. Sì, la devi, ma non basta. Effettivamente sì, e poi effettivamente lì è tutta difesa. Lì tutta difesa, e i cambi di Francesco vanno in quel senso lì. Sì. Fa cambi di fatto difensivi, perché ecco, l'unica roba che forse non ho trovato giusto è far uscire Yeboah, perché forse tra Oristanio e Yeboah avrei fatto uscire Oristanio, che mi sembrava un po' più corto. Però ho detto nel post partita che l'ha fatto, cioè una scelta atletica anche, quella di mantenerlo in campo, perché ha bisogno di minuti, di giocare. Quindi, vabbè, per carità, ci sta. Sì, ma in realtà poi è uscito pochi minuti dopo, quindi... Perché non ce la faceva più. Esatto. Infatti. Vabbè, comunque ci sta, assolutamente. E poi entra Condé, entra Doumbia, proprio un assetto completamente difensivo, o la va alla spacca, o si tiene sto risultato qua, o se prendi anche il 2-2 lì, per me non segni mai, visti i giocatori che hai messo in campo, totalmente difensivi, totalmente dediti alla fase difensiva. Sì, poi è uscito anche Condé, non l'abbiamo neanche detto, ma speriamo che sia meglio, comunque non sia niente di così tanto grave. Vediamo. E poi niente, alla fine al 97esimo finisce la partita con tanta ansia e paura. 7 minuti di recupero, quindi quello veramente, però effettivamente ci stavano, perché il gioco si era fermato parecchio e lì poi la partita è finita, sono arrivati questi benedetti 3 punti e adesso siamo al quart'ultimo posto e il destino, come sto dicendo, l'avrò detto 80 volte da ieri a oggi, è finalmente tutto nelle nostre mani. Maurizio Zana ha scritto: grandi fioi, avevo detto che si poteva fare.
Fiore stanca e decimata, ma che sofferenza. Comunque ottima vittoria, anche perché finalmente non ci siamo fatti riprendere, tenendo 20 minuti il vantaggio. Spero che questa vittoria faccia morale e anche esperienza per le prossime, se ci troveremo nella stessa situazione di vantaggio. Considerazione statistica, all'andata 14 punti, al ritorno siamo già a 15, quindi comunque un piccolo oggettivo miglioramento. Ora speriamo che Monza e Torino onorino il campionato, io credo lo faranno. Invece Setteode scrive: vittoria straordinaria, ora ci vogliono altri 2 miracoli. Il Lecce dovrebbe fare 3 punti, l'Empoli 4 o 6, speriamo che il Verona perda col Como, così all'ultima non potrà andare ad Empoli in vacanza. Rimane molto dura, ma potrebbe rientrare in gioco anche il Parma, che stando ai pronostici dovrebbe perdere la prossima e poi vedere cosa farà con l'Atalanta. Speriamo in qualche risultato strano che ci favorisca, perché con tutto l'amore che si può avere per questi straordinari ragazzi, per noi sarà durissimo fare più di altri 3 punti. Se Yeboah segnasse sarebbe un fenomeno. Si è risvegliato Ristagno, se questi due, ai quali il talento non fa difetto, cominciano anche a segnare, possiamo davvero sperare nel miracolo. Sì, da ieri comunque, devo dire anche prima della partita io avevo vibrazioni positive, un po' per tutto il pregresso della Fiorentina in particolare, per l'avversario anche. Sì. Non che siano scarsi, sono fortissimi, però sono superiori a noi, però di fatto in giovedì hanno giocato. Giovedì scorso hanno giocato 120 minuti, tra l'altro, neanche una partita da 90 minuti, 120 minuti, hanno perso, sono usciti dalla Conference League in semifinale, quindi è un passo dal traguardo, quindi quello a livello di morale un po' ti abbatte secondo me. Poi abbiamo visto i risultati di Empoli e Lecce, che comunque dovevamo sfruttare assolutamente, infatti noi eravamo anche più in fiducia visto che eravamo al Penso e sapendo che comunque al Penso facciamo partite migliori rispetto che fuori casa, per forza. Quindi era un po' tutto a nostro favore, diciamo, rispetto al solito. Più che altro dovevamo vincere, perché di fatto lì l'Empoli aveva fatto una vittoria insperata, comunque era riuscito a vincere e avevamo l'obbligo per rimanere lì e per effettivamente, come hai detto tu, sfruttare la cosa per scavalcarle tutte e due. Siamo riusciti a gestire il vantaggio, quindi abbiamo vinto, cosa che non c'era riuscito con Torino, Empoli e Lecce. Sì, lì di fatto eravamo andati sempre a un passo per vincere, mancava niente e ci siamo fatti riacciuffare. Quante volte poi? Esatto. È servito comunque fare 2 gol per riuscire a vincere, noi non riusciamo a vincere se non facciamo 2 gol o di più. Di scarto, sì. Purtroppo quest'anno è così perché sappiamo che in attacco non riusciamo a fare i gol e se ci capita ogni tanto allora dobbiamo cercare di tenere il vantaggio. Sì, diciamo che non siamo il Barcellona che te ne fa un altro con una facilità disarmante, perché esatto. Questo è noi già tanto che ne facciamo uno, ieri ne siamo riusciti a far 2 e effettivamente siamo riusciti a portare a casa, esatto. Però mettete caso che ne facciamo 1 come siamo riusciti a fare di fatto ultimamente, quindi ottimo, lì venivamo riacciuffati con facilità anche, perché il gol del pareggio era arrivato in qualche modo nel finale. Con un solo gol di vantaggio facciamo fatica. Questo l'abbiamo capito. Esatto, devi metterlo in preventivo che comunque subiamo un gol ormai anche nelle prossime 2. Molto probabilmente subiremo gol, quindi dobbiamo assolutamente farli. Assolutamente. Dobbiamo entrare in campo con questa cosa in testa. Ed è il motivo per cui ne abbiamo persi così tanti di punti in realtà, perché tante volte bastava veramente un golletto, magari una partita, non dico che la vincevi, ma non la perdevi ed è sempre un punto. Esatto. E invece, ecco, è un po' quello, no, che ci ha tirati giù tante volte, tante vittorie come dicevamo che potevano arrivare e non sono arrivate e mancava veramente, bastava almeno gestirlo e invece il gol lo prendi e facciamo fatica da quel punto di vista. Esatto, lì. Invece sulla statistica abbiamo fatto 14 punti nel girone di andata e 15 per ora nel girone di ritorno, che sono di più, e anche si è vista la differenza anche su Di Francesco secondo me, più non tanto nel come ha costruito la squadra, ma nell'atteggiamento, nel come voler impostare magari le partite. E infatti poi si sono visti miglioramenti, anche cambiando un po' la squadra in generale, anche alcuni giocatori. Sì, direi di sì. Perché ci sono stati meno errori brutti che abbiamo visto all'inizio del campionato e questo ci ha aiutato, direi, tantissimo. La squadra anche sembrerebbe più matura da quello che vediamo. Siamo andati infatti tante volte vicini alla vittoria, però poi ci siamo fatti riacciuffare facilmente. Se no avremmo avuto molte più vittorie comunque in questa ultima parte di stagione. Assolutamente sì. Sì, diciamo che effettivamente non ha cambiato modulo Di Francesco.
diciamo che ha cambiato atteggiamento alla squadra, ha dato un atteggiamento un po' più difensivo a quel modulo, rispetto che non ha fatto cambi eccezionali a livello di modulo tattici, semplicemente stando un po' più bassi è cambiato un po' il trend, per carità non di chissà quali punti, però più che altro sì, se facciamo qualche punto in più, tante volte magari ecco, la statistica era un po' diversa, perché di fatto lì tante volte bastava gestirla un po' meglio e il trend era anche molto più positivo dell'andata. Invece siamo un po' penalizzati, ecco, da quell'aspetto lì della gestione del vantaggio. Se no, ecco, la statistica sarebbe davvero, davvero migliore e l'avremmo meritato per il girone di ritorno che abbiamo fatto. E su Yeboah e Oristano accennavano, effettivamente a me è piaciuta come coppia. Sì, una coppia un po' inedita, l'abbiamo vista in altre partite, però come ieri veramente bene. L'ha messa in campo per cercare di non dare dei riferimenti alla Fiorentina, ce l'ha fatta, da quello che è sembrato. Sì. Hanno avuto entrambi occasioni importanti che non vediamo neanche così spesso. Sì, potevamo segnare anche molto prima di quanto l'abbiamo fatto con loro, perché di fatto, come dicevo prima, Yeboah nel primo tempo, alla fine del primo tempo, occasionissima. Se la crea lui, però c'è. E poi quella di Oristano, servito da Yeboah, quindi buona intesa, qualcosa da migliorare, ma buona intesa. E lì Oristano tira di destra, tira male. Quindi già 2 buone occasioni, cioè ne hanno avute, belle, grosse occasioni. Però sì, devo dire, effettivamente grande partita, quindi per me come coppia promossa. Qualcuno aveva scritto, vorreste rivederli nelle prossime partite. In realtà Di Francesco, da quanto ho capito nel post partita, ha detto che l'ha messo per le caratteristiche dei difensori della Fiorentina, ha scelto loro 2. Bisogna vedere le caratteristiche dei difensori di Cagliari e Juve, quindi non so se lo rivedremo. Per me sì, anche perché effettivamente delle 3 punte che hai probabilmente ha capito, è arrivata alla conclusione che nessuno lo convince fino in fondo, quindi può essere una dinamica interessante quella di vedere da qua alla fine 2 non punte, 2 falsi 9, chiamateli come volete. Lui vorrebbe un Djuric comunque. Sì, è vero, lo cita sempre nel post partita, cita sto Djuric, che in realtà diciamo che il giocatore più simile è Maric, infatti è anche entrato, adesso che si è un po' ripreso è entrato, però sì, non capisco perché all'inizio stagione che per dire le robe un po' a Poyampalo che non teneva su abbastanza palloni secondo lui, che Poyampalo non è un Djuric, non ho mai capito sì, per carità lo riconosco, però non è che sia l'attaccante più forte della Serie A sto Djuric. È il suo sogno. Vabbè. Vediamo se ci salviamo, magari arriva. Premio salvezza a Djuric in estate. E prossime partite saranno appunto Cagliari e Juve. Esatto, abbiamo un Empoli che ha il calendario molto più facile, quindi abbiamo l'obbligo assolutamente di provare a vincerle almeno, perché è tutto nelle nostre mani, come hai detto, per avere la certezza comunque di essere salvi, dai. Non è una roba, cioè non stiamo chiedendo il poco, è difficile, perché Cagliari a Cagliari per me non ti regala niente, e la Juve in casa è pur sempre la Juve, al di là di tutto. La Juve non è stata la Juve storica, dei suoi traguardi storici per l'appunto, però è comunque la Juve, ha buone individualità, è una buona squadra e bisogna vedere anche con che morale arriverà al Penzo. Cioè bisogna vedere la prossima partita, nella prossima giornata i verdetti Champions, perché lì in base a quello si capirà che Juve arriverà, se sarà ancora tutto in ballo o è pesante come partita. Metti caso che anche noi saremo ancora lì a giocarcela, perché è molto probabile che non sarà finito il verdetto, che insomma saremo ancora in bilico. Si preannuncia un finale, un'ultima partita devastante, infernale. Andiamo a chiudere con il commento di Maurizio Scarpa che dice tutto lui, cioè noi sottoscriviamo e non abbiamo nulla da aggiungere. Sì. Per la prima volta dopo 36 partite siamo padroni del nostro destino. E adesso, partita cazzuta a Cagliari, umili ma incazzati. E questa partita porta il morale a 1000. D'accordissimo su tutto, bravissimo, non c'è nulla davvero da aggiungere se non invitarvi a lasciare un like, a iscrivervi se non siete già iscritti, commentate dicendo la vostra su quel che abbiamo detto, sulla partita, su altri temi che non abbiamo portato. I commenti erano davvero tanti, sì. Purtroppo il tempo è tiranno, non abbiamo potuto aggiungere di più, non abbiamo potuto commentare di più i vostri commenti, però
purtroppo è così. Grazie comunque che avete commentato in così tanti. Veramente. E se siete curiosi dei nostri voti che abbiamo dato ai giocatori sulla partita di ieri, potete abbonarvi e vedere le pagelle. 1,99 € e avrete tutte le settimane il video pagelle, e per l'estate, per il mercato, ci inventeremo sicuramente qualcosa, magari qualche live insieme. Adesso vedremo, insomma, comunque c'è molto altro a cui pensare per il momento, quindi mercato ultima roba per ora. E sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione.